intanto, siccome l'ultima volta che sono venuto, alla fine della conferenza, proprio alla fine, quando eravamo fuori di tutto, c'è stato un teologo che si è avvicinato e mi ha detto: io sono un teologo e volevo dirle che lei ha detto solo cazzate, e se n'è andato. Quindi vorrei chiedere una cosa: se c'è un teologo, me lo dica durante la conferenza, che così ne parliamo, perché non mi ha dato la possibilità di vabbè. Quindi se c'è qualcuno me lo dica durante, così almeno ne parliamo e vediamo dove stanno le cazzate, insomma, no? Perché altrimenti poi allora il patto che facciamo è questo qui: se durante la conferenza voi vi accorgete che io ho la tentazione di darvi delle traduzioni mie a fronte delle traduzioni classiche, mi fermate, va bene? Cioè alzate la mano, ma veramente non è uno scherzo, alzate la mano e mi dite: no, fermati Mauro, perché ci stai dicendo che secondo te va tradotto così invece che cos'ha. Perché se entriamo in questo meccanismo non ne usciamo più, nel senso che finiamo di perdere di vista la luna per discutere sul dito. Sapete, no? Si dice, quando c'è qualcuno che indica la luna molti guardano il dito. No, bisogna guardare la luna, non il dito. E se entriamo nel merito di discussioni su singoli termini, non solo guardiamo il dito, ma andiamo ancora più indietro, guardiamo il polso, il gomito, la spalla. Invece no, dobbiamo avere ben presente la luna. E quindi fermatemi per cortesia, in modo che sgomberiamo il campo da questo tipo di discussioni che poi non portano assolutamente a nulla. Vi faccio un esempio di che cosa significa discutere del dito piuttosto che della luna. Ci sono dei forum dove parlano degli esegeti ebrei, no? Per esempio in uno di questi c'è scritto, uno tra l'altro dei più importanti, no? C'è scritto chiaramente che loro, cioè gli ebrei, sanno da sempre attraverso il Talmud che i cherubini erano degli oggetti meccanici. Poi se abbiamo tempo ne parliamo, no? Quindi non erano gli angeli che poi ci sono stati raccontati, eccetera. Bene. Dice però, a differenza di ciò che dice Biglino, questa tecnologia che è descritta nella Bibbia deriva dalla società antidiluviana. E allora si dice: ah, quindi vedi che Mauro non ha ragione perché arriva da una società antidiluviana. No, momento. Fermiamoci a guardare la luna. I cherubini sono oggetti meccanici. Dopodiché di lì in avanti possiamo discutere da dove arriva quella tecnologia, ma se ci mettiamo a discutere da dove arriva quella tecnologia finiamo per perdere invece di vista l'oggetto vero. Smettiamola di raccontare che i cherubini erano angeli, ok? Poi di lì in avanti discutiamo, perché è tutto affascinante, tutto molto curioso, vale la pena, ma non perdiamo di vista la luna. La luna i cherubini erano dei robot, punto. Poi di lì in avanti andiamo avanti per decenni a discutere, ma non ha più importanza. Questo intendo dire: distinguere bene tra il guardare la luna e il guardare il dito. E quando si guarda il dito si perde un sacco di tempo. Allora evitiamo, quindi, onde evitare discussioni su singoli termini, voi mi fermate. Tanto non c'è bisogno neanche di traduzioni particolari. Allora, siccome siamo nell'Occidente cristiano, il cristianesimo è una religione, una delle tante che esistono, sono alcune centinaia che esistono nel mondo. Ognuno dei fedeli di ogni religione si sente dire che ha avuto la fortuna di essere nato in quella giusta, perché ognuno ha quella giusta. Da questo dovrebbe farci pensare un pochettino, no? Che noi abbiamo la possibilità di salvezza in funzione del luogo in cui siamo nati. Poi lo vedremo anche all'interno della religione cristiana, quante siano quelle giuste. Ma questa religione è basata su un insieme di testi che noi conosciamo come Antico Testamento, di cui in sostanza non sappiamo nulla. Cioè non sappiamo chi li ha scritti, non sappiamo quando sono stati scritti in origine, non sappiamo come fossero letti in origine. L'unica certezza che abbiamo, e questa è dichiarata per iscritto dai biblisti israeliani, quindi non da
come dire, alternativi, antisemiti, no, dai biblisti israeliani, che docenti nelle università giudaiche di Gerusalemme e di Tel Aviv. L'unica certezza che abbiamo è che la Bibbia che leggiamo noi oggi, spero che questa mosca se ne vada prima della fine della conferenza, l'unica certezza che abbiamo è che la Bibbia che leggiamo noi oggi non è quella scritta in origine, perché ogni volta che la riscrivevano o la copiavano o sotto dettatura la cambiavano e l'hanno cambiata continuamente. Quindi noi stiamo parlando di un testo che nei secoli è variato continuamente e tutto questo è assolutamente normale, vale per tutti i testi antichi. Il problema nasce nel momento in cui da questo testo si pretende di ricavare delle verità assolute, perché fino a quel momento lì non è un problema. Ripeto, vale per tutti i testi scritti dall'umanità nel corso della sua storia e nessuno si stupisce. Il problema appunto nasce nel momento in cui quel testo è quello che contiene la verità. Quale delle tante verità che sono indicate? Quindi è un testo un insieme di testi di cui non sappiamo nulla. Ripeto, non c'è una riga una nella quale possiamo dire siamo certi che l'ha scritta quello lì, ma neppure per i Vangeli, attenzione, non soltanto per l'Antico Testamento. Cioè non è che i Vangeli li hanno scritti Marco, Matteo, Luca e Giovanni, queste sono le attribuzioni della tradizione. Ma chi li abbia scritti non lo sappiamo. Nei Vangeli abbiamo migliaia di codici, non ce ne sono due uguali. Poi sono stati scelti quelli e noi dobbiamo credere veri quelli. Ok? Ma perché sono stati scelti quelli? Ma potevano sceglierne altri. Sono stati scelti quelli per dei motivi, bisognerebbe fare la storia del cristianesimo, che non facciamo. Allora, quindi non sappiamo nulla. Viene predicata questa religione sulla base di quel testo da una struttura, papa, cardinali, vescovi, sacerdoti, catechisti, che nel 90% di più, ma insomma diciamo nel 90% siamo fuori, nel 90% dei casi non conosce la lingua nella quale quel testo è stato scritto. Quindi la predica sulla base di traduzioni. Ora sono 6 anni, cioè da quando nel 2010 ho cominciato appunto a raccontare, che mi dicono: ah, ma tu lo sai che tu parli appunto di traduzioni, lo sai che ogni traduzione è un tradimento, quindi tu stai dicendo le tue cose sulla base di un tradimento. Bene, se questa è una regola, non vale solo per me, vale anche per loro. Se ogni traduzione è un tradimento, anche loro predicano sulla base di tradimenti. E adesso, tra breve, tra poco, non so da quanto, dipende da quando mi viene in testa, vediamo come queste cose cambino e quali siano i tradimenti sulla base dei quali loro ci predicano le verità assolute. Diciamo appunto nel 90% dei casi. Poi nel mondo ci sono 1,2 miliardi più o meno, insomma, di cristiani, anche qui essere buoni. 1,1 miliardi di cristiani crede ciecamente in ciò che c'è scritto in quel libro, di cui non si sa nulla, che viene predicato da chi non conosce la lingua nella quale è stato scritto, e lui che ci crede non lo ha mai letto. È vero o non è vero? Questo è il cristianesimo. Se invece del cristianesimo noi stessimo parlando di una setta di 300 persone che ha un guru che predica sulla base di un libro di cui non si sa nulla, questo guru ha 10-15 ministri che gli danno una mano nel diffondere le sue verità, 10-15 ministri che non conoscono la lingua nella quale quel libro è stato scritto, e poi ha 270-280 fedeli che credono ciecamente a ciò che dicono questi qui senza avere mai letto quel libro. Cosa diremmo di quella setta? Ecco, tutto ciò che diremmo di quella setta diciamolo pure del cristianesimo, non c'è da cambiare una parola. Questo è un dato di fatto, non c'entra come traduzione. Quindi questo è il cristianesimo, di qui non si scappa. Su quella setta magari faremo addirittura intervenire, chissà, no? Perché dice, ma lì c'è abuso della credulità popolare, c'è la convenzione di incapace. Fate quel che volete, ma ciò che diremo di quella setta lo possiamo dire del cristianesimo.
perché è così, senza mettermi al suo livello ovviamente, ma è soltanto per fare un giochino, un esempio. Io e il Papa abbiamo in relazione alla Bibbia una grande fortuna, tutti e due. La mia fortuna è che dico cose talmente incredibili che tutto ciò che io dico viene sottoposto a verifica, per fortuna. Cioè, quando io vi dico nella Bibbia c'è scritto questo, io per primo vi dico per cortesia andate a vedere nella Bibbia. Il Papa ha la fortuna opposta, che tutto ciò che dice non viene messo sotto inchiesta. Perché? Perché se lo dice lui è vero. E invece se lo dico io è falso. Quindi è falso, andiamo a verificare. Di là è vero, quindi non andiamo a verificare. Questo è un altro dato di fatto, ma io sono contento di questo. Perché quando la gente va a verificare le cose che dico, vede che ci sono. Quindi questo gioca a mio favore. Proprio gioca a mio favore. Gioca a mio favore anche in termini di pubblicazioni. Mi diceva prima Marina che siccome il primo libro Mondadori, la Bibbia non parla di Dio, che dopo 8-9 ristampe, non mi ricordo quali sono le loro caratteristiche, insomma è passato nella collana dei best seller dove costano di meno, ma anche lì è già di nuovo in ristampa, tant'è che non c'è. Perché insomma la gente evidentemente è contenta, ne parla e poi va a verificare e vede che le cose che dico lì ci sono, e quindi questa per me è una enorme fortuna, anche perché io non potrei permettermi di dire cose che non ci sono, perché mi avrei massacrato già molto di più di quello che si tenta di fare. Quindi comunque per questo vi dico, allora leggete i libri dei teologi, se avete voglia, e chi ha voglia che legge qualcuno dei miei, fatelo sempre con la Bibbia a fianco, con la Bibbia a fianco, perché altrimenti si corre il rischio, che non è un rischio ma che è la realtà che dura da secoli, di ascoltare le spiegazioni su un testo che non si conosce. E questo è sbagliato di per sé. Cioè sarebbe sbagliato anche con Pinocchio. No, sapete che Pinocchio è oggetto di un sacco di chiavi di lettura, no? Da quella pedagogica, quella esoterica, quella religiosa, quella eccetera. E uno, come potrebbe uno leggere un libro che spiega Pinocchio senza aver letto Pinocchio? Sarebbe un assurdo, no? Lo dice l'insegnante. Prima leggete Pinocchio, poi leggete, oppure almeno in contemporanea. Ecco, la Bibbia, poi da Pinocchio non dipende la nostra eternità, dalla Bibbia sì, teoricamente, non è vero, ma insomma, facciamo finta. Ma se uno fa finta che da quel libro dipenda l'eternità, beh, bisogna andarlo a verificare. Perché altrimenti si vive all'interno di quel sistema di fede che è proprio credo in ciò che non conosco, credo in ciò che non vedo. Però con un sottilissimo presupposto, che il fedele dice credo in ciò che non vedo, credo in ciò che non conosco, però chi me ne parla lo conosce. No. Se il Papa ha fede, io penso che abbia fede, anche lui crede in ciò che non conosce. Perché il Papa, come tutti gli altri, non sa nulla di Dio. Perché nessuno sa nulla di Dio. Nessuno. Tant'è che di Dio si dice qualunque cosa, si dice tutto e il contrario di tutto. Dio è una elaborazione teologica. Non dico che non esiste, perché io non lo so se esiste o no, non lo so. E non ne parlo mai, ma dico solo che anche quelli che ne parlano ci raccontano le loro idee su Dio, non che cos'è Dio. Perché che cos'è Dio non lo sa nessuno. Non è un oggetto di studio che abbiamo lì su una scrivania. Ma se voi leggete i libri del teologo Armin Kreiner, che insegna teologia fondamentale alla facoltà cattolica dell'Università di Magonza, lui lo scrive nei suoi libri. Dice, se il principio è che se una cosa non ce l'abbiamo come oggetto di studio dobbiamo smettere di parlarne, lui dice allora smettiamo subito di parlare di Dio, perché tanto nessuno sa nulla. Lo dice un teologo. Il Papa 2 settimane fa era a Tbilisi in Georgia. Io stavo viaggiando per andare a Cremona, alla conferenza di Cremona. Tra l'altro giovedì sera ho parlato a Bassano del Grappa, quindi dalle Alpi ai Nuraghi, 36 ore. E stavo andando a Cremona alle 17:30, sentivo radio, dopo aver sentito un po' di Radio Maria, che non mi leggo mai, 4 ore 20 minuti, ve lo giuro, non me li leggo mai perché è troppo bello. Stimolante. Sì, fantastico.
No, perché dico, se qualcuno accusa me di inventare, quando ascolto quelli dico, allora se la mia invenzione vale 1000, quella lì vale 300.000, perché proprio parlano come se la Bibbia non esistesse, ma va bene così. Invece qui eravamo sul giornale radio, Rai 2, e parlavano del Papa appunto in Georgia, e hanno mandato 2 affermazioni del Papa, quindi non sono riportate dal giornalista, proprio la sua voce. Ha detto quindi il Papa ha detto alcune cose e ne ha fatte sentire 2. Stavo parlando del divorzio e dice: lasciamo che i teologi studino le loro cose astratte. Sono assolutamente d'accordo. I teologi si devono occupare di teologia, cioè dell'idea di Dio che loro hanno elaborato, delle caratteristiche, degli attributi che loro hanno elaborato per quell'idea di Dio, e su questo discutano per secoli. Quindi i teologi si occupino di teologia, non di Bibbia, perché la Bibbia con la teologia non ha niente a che vedere, ma proprio zero. Questa è una delle poche certezze che ho sulla Bibbia. E quindi quando ho sentito il Papa dire quello ho detto fantastico, molto bene. E poi dicevo appunto che io ho la fortuna che tutto viene verificato, e visto che siamo col Papa, il Papa, sapete, ha scritto un libro che si intitola Il nome di Dio è amore, e tutta la predicazione è basata sul fatto che Dio è amore. Ora, io non metto in discussione il fatto che teoricamente Dio possa essere amore, basta che non mi si dica che quel Dio di amore è quello della Bibbia, e allora lì non ci sto più, perché nell'Antico Testamento di amore non c'è niente. Semmai quello dell'Antico Testamento dovrebbe essere messo sotto processo per crimini contro l'umanità. Dicevo che appunto il Papa, intendo dire da lui in giù, lui come massimo rappresentante, ovviamente non viene verificato perché, siccome lo dicono loro, è vero. Allora, il nome di Dio è misericordia. Perché? Perché l'amore di Dio è eterno. Questa roba qui è scritta nella Bibbia, che l'amore di quello lì è eterno. Eterno no, poi vediamo perché, ma insomma è per sempre, facciamo finta che sia eterno. Ok. Per esempio c'è un salmo dove questa roba qui è ripetuta un sacco di volte. Perché è eterno il suo amore, perché è eterno il suo amore. E questo viene citato sempre. E vi dicono c'è scritto nella Bibbia. È vero. Egli colpì l'Egitto nei suoi primogeniti perché è eterno il suo amore. Fece uscire Israele di mezzo a loro perché è eterno il suo amore. Divise il mare perché è eterno il suo amore. Fece passare in mezzo ad esso Israele perché è eterno il suo amore. Travolse il faraone e il suo esercito perché è eterno il suo amore. Colpì grandi re perché è eterno il suo amore. Uccise re potenti perché è eterno il suo amore. E poi c'è tutto l'elenco dei re che lui ha ucciso perché è eterno il suo amore. Allora, se voi leggete i Salmi, se avrete voglia di leggere la Bibbia e leggerete i Salmi, vedrete che i Salmi sono dei feroci canti di guerra, non preghiere. Sono canti di guerra di un popolo che inneggia il suo comandante perché il suo comandante stermina i suoi nemici e dà al suo popolo i territori di quei nemici. Leggeteli i Salmi, per cortesia, leggeteli. E quando ve li citano, leggeteli. Sapete, l'amore di Dio è eterno. Poi vedremo le traduzioni che stanno cambiando. L'amore di Dio è eterno. E quindi beato è colui che condivide questo amore, che vive nella sfera di questo amore. Siamo sempre qui. Figlia di Babilonia, votata alla distruzione. Beato, chi ti ricambierà quanto tu hai fatto a noi. Beato chi prenderà i tuoi piccoli e li sfracellerà contro la roccia. Leggeteli i Salmi, per cortesia. Se volete farvi un favore, leggeteli. E capirete che non sono quella roba che viene usata, preso versetto per versetto, staccato dal resto, per dirci l'amore di Dio. Il Signore è il mio pastore. Leggetelo fino alla fine. Tu prepari una mensa a noi contro i nostri nemici. Il Signore è il pastore di quelli lì, non dell'umanità. Per questo vi dico, non credete una parola di quello che vi dico, andate a leggerli per cortesia. Vi rendete conto di che cosa c'è scritto nella Bibbia. D'altra parte, nella Bibbia c'è scritto che lui è un Ish Milchama. Ish vuol dire individuo maschio, cioè lui è un uomo di guerra. E lo trovate tradotto così nelle Bibbie che avete in casa.
È scritto così ed è tradotto così. Lui è un uomo di guerra, ha fatto solo quello. Solo quello. Guerra a favore dei suoi contro gli altri. Uno di quelli che scrivono tutte le settimane contro di me dice, beh, ma è ovvio, no? Che Ishmael Kamah è una metafora. Ed è una metafora, dice, scrive testualmente così, viene definito uomo di guerra per indicare che questo Dio di amore ha sotto controllo tutto. Per indicare che questo Dio di amore ha sotto controllo tutto, gli autori biblici hanno scritto, dipende dal formato, 800, 900, 1000 pagine di guerre, stermini, genocidi, femminicidi, infanticidi selettivi, tutto come allegoria per dire che lui è buonissimo. Ma non facevano prima scrivere 800 pagine di amore? Come si fa a scrivere 800 pagine di violenza per dire che in realtà lui è tutto? Sarebbe come dire, no, Gandhi era un pacifista e quindi cosa scriviamo? Scriviamo che lui ordinava regolarmente di ammazzare tutti gli inglesi che si incontravano. Perché? Ma è una metafora. Ma come una metafora? Se lui ordina di amare, non è che dice sterminateli tutti perché lì ci dobbiamo mettere noi. Cioè, o questi erano tutti gli autori, perché gli autori sono centinaia della Bibbia, che non sappiamo chi sono. Erano tutti malati di mente, hanno scritto nei secoli, quindi neanche assieme, quindi non hanno potuto neanche mettersi d'accordo gli uni con gli altri, e tutti in combinazione, appunto, per parlare di amore non facevano altro che parlare di guerra e inneggiare alla guerra. Beato chi sfracella i tuoi piccoli sulla roccia. Ma io vi ho detto due cosette, se volete andiamo avanti, però parliamo anche d'altro. Questo per dire appunto che vale la pena di leggerla la Bibbia per capire che cosa effettivamente c'è scritto, perché altrimenti rimaniamo soltanto alle spiegazioni e rimaniamo appunto al discorso delle traduzioni. E a proposito di traduzioni, adesso ve ne do una che è fresca ed è, fra virgolette, non contestabile, perché è una traduzione che uscirà nelle Bibbie tedesche nel 2017, curata dalla Conferenza Episcopale Tedesca, quindi ufficiale. Questa traduzione, cambieranno molto in quelle Bibbie lì che sono nel 2017, ma questa è eclatante. Eclatante perché finalmente dicono ciò che c'è scritto nell'Antico Testamento, in quel versetto lì che adesso vi dico. Perché fino ad ora, appunto, chiunque avesse detto qualcosa in contrario, no, sarebbe stato tacciato di essere uno che si inventa le traduzioni. Allora tutti, anche chi non ha letto la Bibbia, sicuramente ha in mente questo versetto. La Vergine concepirà e partorirà un figlio, che è il versetto messianico per eccellenza. Cioè per i cristiani questa è la prova che nell'Antico Testamento, Isaia capitolo 7, era stata profetizzata la nascita di Gesù. Nella Bibbia che uscirà nel 2017 ci sarà scritto: la giovane donna ha concepito e sta per partorire. Cioè scompare il futuro. Ma non è che scompare perché hanno deciso di toglierlo, è che non c'è mai stato. Non c'è mai stato nell'Antico. Lì non solo non c'è mai stato il futuro, ma nella Bibbia ebraica non c'è mai stato neppure il verbo. Nella Bibbia ebraica c'è un aggettivo: incinta. E se voi incontrate una donna incinta e le dite quando è che concepirai, e lei vi dice dai un po' un colpo d'occhio, vedrai che ho già concepito. Questo è scritto nella Bibbia. Alma, Ara, Yoledet. Alma, tra l'altro, in ebraico non significa, e lo scrivono, e nelle note troverete, i tedeschi troveranno scritto, che Alma non significa vergine, ma significa giovane donna. Perché in ebraico vergine si dice Betulà, ma lì si parla di Alma, che significa giovane donna, non vergine. Quindi la Bibbia dice che c'è una giovane donna che è già incinta e sta per partorire. Nella Bibbia tedesca che esce nel 2017 finalmente si darà conto di questo. La fanciulla ha concepito. Cioè nel momento in cui scrivevano quel versetto il concepimento c'era già stato. E questo nella Bibbia ebraica è chiarissimo. Non è un'interpretazione. Perché Ara, ripeto, è un aggettivo che significa incinta. E una che è incinta ha già concepito. Quindi non c'entra nulla il futuro.
Ma questo per chiunque legga la Bibbia in ebraico, questo è chiarissimo, tant'è che io spesso nelle conferenze dicevo: fatevi spiegare i versetti messianici da un teologo cattolico cristiano e fateveli spiegare da un esegete ebreo, sentirete due spiegazioni completamente diverse. E ogni volta dicevo, e gli ebrei hanno ragione. Quindi questa roba qui scompare. Quindi io mi immagino l'anno prossimo due tedeschi, uno che ha la Bibbia vecchia e uno che ha la Bibbia nuova, che discutono su quel versetto. No, qui la Vergine, no, ha già concepito. No. Questi sono i tradimenti sulla base dei quali sono secoli che ci dicono che lì c'è scritto che una Vergine concepirà. Qualcuno dirà: ma nella Bibbia dei 70, cioè la Bibbia scritta in greco in Egitto nel III secolo a.C., è stato introdotto il verbo il futuro. È vero. Chiedete un po' agli ebrei che cosa pensano di quella Bibbia scritta in greco. L'ha detto il rabbino capo della comunità ebraica di Torino pubblicamente, quell'incontro che abbiamo fatto a marzo, 6 marzo, a Milano. Ha detto: la Bibbia scritta in greco è una disgrazia per l'umanità. Cioè loro non accettano un versetto di quella Bibbia lì, che dicono la Bibbia è quella scritta in ebraico, non quella scritta in greco. Questo è un dato di fatto e lo troverete scritto. Io sono almeno 2 anni che dico le traduzioni sono sempre cambiate, stanno cambiando e cambieranno ancora. Questa qui è colossale, perché viene meno una delle profezie, anzi la profezia per eccellenza sulla nascita di Gesù. Poi parliamo di Gesù, Allora capite che chi ce la predica adesso cosa ci predicherà? Cioè che cosa predicheranno in Germania su quel versetto lì, visto che il futuro non c'è più? Dovranno dire che cosa c'è scritto veramente. Vi dico anche il nome di quella giovane fanciulla, si chiama Abia ed è la moglie del re Acas di Giuda, che era incinta nel momento in cui Israele era tributario degli Assiri, Tiglat-Pileser eccetera, e quindi nutrivano la forte speranza che il figlio del re, che stava per nascere, avrebbe finalmente liberato Israele dal giogo assiro. Quindi quella giovane donna Alma si chiama Abia ed è la moglie del re Acas, non è la Madonna madre di Gesù. Leggete il capitolo 7 di Isaia. All'inizio c'è scritto Beyamim Achas, nei giorni di Acas. Quella roba lì è stata scritta nei giorni in cui regnava lui, e dal suo figlio che stava per nascere si aspettava la liberazione. Questo è chiaro nella Bibbia. Per fortuna lo introducono loro in modo ufficiale. Allora capite quanto sia importante leggere. Poi capisco che ovviamente chi legge una Bibbia in italiano trova la Vergine concepirà, purtroppo. In tedesco scomparirà. Perché poi è stato introdotto il concetto della Vergine? È stato introdotto perché quando è stato inventato il cristianesimo ovviamente bisognava sostituirlo ai culti di allora, siccome c'erano molte divinità nate da una cosiddetta Vergine nel senso che non ha avuto rapporti con l'uomo, poi cercheremo di capire anche cosa può significare. E allora bisognava che anche lui, no? Perché in greco, anche nella Bibbia scritta in greco, c'è scritto Parthenos. Parthenos, per chi ha studiato il greco, sa che ha 2 significati precisi: giovane fanciulla oppure vergine. Ma li ha tutti e 2. Quindi scegliere di tradurre, come ha fatto Gerolamo quando ha fatto la Vulgata in latino, Virgo, cioè verbo, è stata una scelta finalizzata, ovviamente, perché lui l'ha tradotta su richiesta del Papa Damaso, eccetera. Quindi è stata una scelta finalizzata. Ma parte non significa giovane donna, che poi si suppone ovviamente sia anche vergine, eccetera. Ma in ebraico invece non c'è questa confusione. In ebraico sono 2 termini diversi, Alma e Betulà, e lì c'è Alma. E nelle note della Bibbia tedesca ci sarà scritto Alma non significa vergine ma giovane ragazza. Fantastico. Fantastico. Cioè piano piano, siccome la conoscenza si diffonde e non possono più, sapete, fino a 40-50 anni fa uno o leggeva la Bibbia che aveva in casa, adesso non possono più. Cioè adesso le persone che leggono e che raccontano ci sono. E poi la gente va a verificare, basta prendere un dizionario di ebraico per vedere che Alma significa giovane donna e Betulà significa vergine, punto. Non sono interpretazioni, scritto lì nei dizionari. E allora devono cominciare a togliere delle cose evidenti, ma ne toglieranno delle altre.